Ti è mai capitato di pensare che una persona fosse cambiata solo per scoprire che ti stava solo ingannando meglio? Questo è esattamente quello che è successo a me. Dopo il primo tradimento di mia moglie, ho provato a darle una seconda possibilità. Ma quello che ho scoperto dopo mi ha fatto capire una dura verità. Rimani fino alla fine, perché il colpo di scena finale è qualcosa che nessuno si aspetterebbe. Sono un disonesto per aver smascherato mia moglie per il tradimento? Dopo la terapia di coppia, ha tradito di nuovo. Ripensandoci, tutto è cambiato quando ho visto quella notifica di messaggio sul suo iPad. 3 anni di quello che credevo fosse un matrimonio solido sono crollati in pochi secondi. Per dare un po' di contesto, ci siamo conosciuti a un festival musicale locale 5 anni fa tramite il mio compagno di stanza del college. Lui portò la sua ragazza, che a sua volta portò la sua collega, la mia futura moglie. Tra le esibizioni delle band dal vivo e le soste ai food truck abbiamo legato all'istante. Era ambiziosa, lavorava come contabile in una società di medie dimensioni e aveva questa risata contagiosa che faceva sorridere chiunque le fosse intorno. Dopo 2 anni di frequentazione ci siamo sposati con una piccola cerimonia. I primi anni sono stati fantastici, abbiamo viaggiato, adottato un cane e ci siamo sistemati come fanno la maggior parte delle coppie. Ma attorno al nostro 3° anniversario le cose hanno iniziato a cambiare. Piccoli dettagli all'inizio. Il suo iPad era sempre a faccia in giù sul tavolino, silenziava le notifiche durante la cena e lavorava più tardi del solito, dicendo che il periodo fiscale era stato particolarmente duro quell'anno. Ignorai i segnali, convincendomi di star solo esagerando. Finché, una mattina di sabato, mentre lei era sotto la doccia, il suo iPad si illuminò. Una notifica di un certo Jim dal lavoro apparve sullo schermo. Diciamo solo che non parlava di questioni lavorative. Il mio stomaco si chiuse. Non l'avevo mai sentita nominare nessun Jim prima di allora. L'iPad era bloccato, ma quel solo messaggio mi bastò. Aspettai che uscisse dalla doccia, tenni l'iPad in mano e chiesi: «Chi è Jim?» Si bloccò, gli occhi spalancati. In quel momento sembrava colpevole, senza bisogno di scuse o negazioni, solo silenzio e poi lacrime. A quanto pare, Jim non era solo un collega. Si erano visti dopo il lavoro per mesi, prima per bere qualcosa e poi per molto di più. Feci la valigia e andai a stare dal mio migliore amico per una settimana. Lei mi chiamò continuamente, implorandomi di darle un'altra possibilità. Diceva che era stato un errore e che avrebbe fatto qualsiasi cosa per sistemare le cose. Dopo infinite discussioni e ultimatum, accettammo di provare la terapia di coppia. Il consulente ci aiutò a stabilire nuove regole, completa trasparenza con telefoni e social, aggiornamenti regolari sulle nostre emozioni e niente più serate al lavoro senza chiara comunicazione. Per dimostrarmi il suo impegno, cambiò addirittura reparto per evitare completamente Jim. Per un po' sembrava che potessimo farcela. Le sedute di terapia erano intense, ma produttive. Stavamo ricostruendo la fiducia un giorno alla volta. Mi mandava aggiornamenti sui suoi spostamenti, condivideva la posizione senza problemi e faceva di tutto per essere a casa per cena. Volevo credere che avessimo superato il peggio, che la tempesta fosse ormai alle spalle. Ma la vita ha un modo strano di dimostrarti che ti sbagli proprio quando meno te lo aspetti. I 6 mesi successivi furono una vera lezione sulla ricostruzione. Ogni martedì sera ci sedevamo nello studio del consulente, analizzando le macerie del nostro matrimonio. Lei piangeva per il senso di colpa. Io esprimevo i miei dubbi persistenti e, in qualche modo, alla fine di ogni sessione ci sentivamo come se avessimo fatto progressi. A casa era quasi ossessivamente trasparente. Il telefono sempre sbloccato, chiamate in pausa pranzo solo per salutare, weekend insieme come ai vecchi tempi. Il nostro terapeuta diceva che stavamo facendo progressi straordinari. Quando arrivò il nostro anniversario di matrimonio, decidemmo di festeggiarlo con cautela. Lei suggerì un weekend al mare. All'inizio sembrava strano, come se stessimo recitando una parte. Ma vedendola raccogliere conchiglie sulla spiaggia e ridere delle battute stupide durante la cena, rivedevo scorci della donna di cui mi ero innamorato. Sembrava davvero cambiata.
Eliminò i social dicendo che erano solo una distrazione inutile. Iniziò un nuovo hobby, la ceramica. Addirittura mi convinse a iscrivermi a un corso di coppia. Tornavamo a casa coperti di argilla, ridendo dei nostri tentativi disastrosi di fare ciotole e vasi. Ma per qualche ragione qualcosa non mi tornava. Non riuscivo a capire cosa, ma sentivo che c'era qualcosa di strano. Forse era il modo in cui fissava il telefono con uno sguardo distante o il piccolo salto che faceva quando entravo in una stanza senza avvisare. Il terapeuta disse che poteva essere senso di colpa irrisolto. Poi arrivò la mostra primaverile dello studio di ceramica. Passava sempre più tempo lì, preparando i pezzi da esporre. Decisi di farle una sorpresa e arrivai prima con dei fiori. Lo studio era vuoto, a parte Carol, l'istruttrice. Le chiesi dove fosse mia moglie e lei, confusa, rispose: «Oh, è andata via un'ora fa con Mark». Mark? Non avevo mai sentito parlare di nessun Mark. «Hanno lavorato tanto insieme su un pezzo», aggiunse Carol, ignara della mia reazione. Guidai a casa in stato di shock. La sua macchina non c'era. La chiamai, nessuna risposta. Mandai un messaggio: «Dove sei?» Dopo 20 minuti mi rispose: «Scusa, la ceramica si è prolungata. Sto tornando a casa». Quella bugia galleggiava nell'aria come fumo. La settimana successiva fu un tormento. Non dissi nulla, ma iniziai a osservare con attenzione. Le sue sessioni di ceramica seguivano uno schema, sempre il martedì e il giovedì sera, a volte anche la domenica pomeriggio. Poi arrivò l'inaugurazione della galleria. Decisi di presentarmi senza avvisarla. La mostra era piena di gente, ma lei non c'era. Carol mi vide di nuovo. «Oh, li hai appena persi. Mark e tua moglie sono andati a prendere altro vino per il ricevimento». Aspettai. Passarono 30 minuti. La chiamai, ancora nessuna risposta. Guidai verso tutti i negozi di vino nel raggio di 5 chilometri. Niente. Alla fine mi ritrovai nel parco dove andavamo sempre a passeggiare con il nostro cane. Ed eccoli lì, seduti su una panchina lungo il fiume. Lui aveva un braccio intorno alle sue spalle. Poi la vidi avvicinarsi e baciarlo. Non un bacio amichevole, ma un bacio come quelli che una volta condividevamo noi. Le mie mani tremavano mentre prendevo il telefono e registravo un breve video. Non per vendetta, ma perché sapevo che avrebbe negato tutto di nuovo. Guardarli era surreale, come se stessi osservando la scena di un film in cui la vita di qualcun altro andava in pezzi. Tornai a casa e aspettai. Lei rientrò 2 ore dopo, con una busta di vino in mano e una scusa già pronta. «La mostra è stata un successo, scusa se ci ho messo tanto. Abbiamo avuto difficoltà a trovare il vino giusto». Senza dire una parola, alzai il telefono e le feci vedere il video. Si bloccò a metà frase. La busta del vino cadde a terra. «Posso spiegare?» iniziò, ma la interruppi subito. «Risparmia il fiato per il tuo partner di ceramica». «Non è quello che pensi, siamo solo amici», insistette lei. «Allora spiegami, perché a me sembra che tu abbia trovato un nuovo gym». Le lacrime iniziarono a scorrere esattamente come la prima volta. Le stesse lacrime versate durante la terapia di coppia. Le stesse lacrime del primo tradimento. Ma questa volta mi sembravano vuote come le sue promesse. «Io non volevo farti del male», sussurrò. «Eppure eccoci di nuovo qui». La mattina dopo chiamai al lavoro dicendo che ero malato. Presi 2 appuntamenti. Uno con il nostro terapeuta matrimoniale e uno con un avvocato divorzista. La terapeuta riuscì a vedermi nel pomeriggio. L'avvocato aveva un posto libero il mattino seguente. Mi sedetti nello studio della terapeuta da solo, raccontando tutto dall'inizio. Lei ascoltò in silenzio, prendendo appunti. Quando finii, posò il taccuino e mi disse qualcosa che finalmente aveva senso. A volte le persone non cambiano, non perché non possano, ma perché non vogliono. L'incontro con l'avvocato fu sorprendentemente semplice. Avevo le prove, il video, i messaggi, persino la testimonianza di Carol dello studio di ceramica. L'avvocato mi spiegò che il nostro Stato non prevedeva la colpa nei divorzi, ma le prove di infedeltà avrebbero potuto influenzare la divisione dei beni.
Passai la settimana successiva a preparare tutto in silenzio. Aprii un conto bancario separato, raccolsi i documenti importanti e trovai un appartamento dall'altra parte della città. Lei continuava a cercare di spiegarsi, di scusarsi, di promettere che sarebbe cambiata. Questa volta non la ascoltai nemmeno. Il giorno in cui me ne andai, lei era al lavoro. Lasciai le chiavi sul tavolo della cucina insieme ai documenti per il divorzio. Presi solo ciò che era indiscutibilmente mio: vestiti, oggetti personali, le poche cose che avevo portato nel matrimonio. Il resto poteva tenerselo. Quando tornò a casa e trovò i documenti, il mio telefono impazzì. Chiamate perse, messaggi, email, tutti con la stessa solita solfa. Sarebbe cambiata, avrebbe fatto terapia individuale, avremmo potuto ricominciare da capo. Ma non c'era più nulla da ricostruire. Le pratiche del divorzio furono rapide. Non contestò nulla, probabilmente sapendo che avevo prove schiaccianti. Nel giro di pochi mesi, tutto era finito. 3 anni di matrimonio cancellati con qualche firma su un foglio. Ripensandoci, la seconda volta mi fece meno male della prima. Non perché fosse più facile da accettare, ma perché confermava ciò che, in fondo, avevo sempre saputo. Alcune persone non cambiano. Semplicemente diventano più brave a nascondere chi sono davvero. L'ultima volta che la vidi fu in tribunale, mentre firmavamo gli ultimi documenti. Cercò di incrociare il mio sguardo, forse sperando in un'ultima possibilità per spiegarsi. Ma io tenni gli occhi fissi sui documenti, firmai e me ne andai. A volte passo davanti alla nostra vecchia casa, per abitudine. I vasi di ceramica che aveva fatto sono ancora sul davanzale della finestra. Fragili, vuoti, belle solo all'apparenza, ma incapaci di contenere qualcosa di significativo. Proprio come il nostro matrimonio. Aggiornamento. Pensavo di essermi liberato di questa storia, ma mi è arrivata voce che sta raccontando in giro che sono stato io a implorarla per la terapia di coppia e che sono stato io a tradire. Ridicolo. Se fosse vero, dove sono le sue prove? Quando ho sentito queste voci, ero fuori di me dalla rabbia. Così ho preso il video che avevo registrato e l'ho inviato a tutti i miei contatti, la mia famiglia, i miei amici, la sua famiglia e i suoi amici. Dopo averlo fatto, nessuno ha detto nulla. Nessuno si è scusato con me. L'unica persona che è rimasta al mio fianco è stato il mio migliore amico. La mia famiglia all'inizio non mi ha appoggiato. Pensavano che avrei dovuto provare di più a salvare il matrimonio. Ma mi dispiace, mi ha tradito 2 volte, non avrei aspettato la terza. Ora che ci penso, sono stato uno stupido a riprenderla la prima volta e ad accettare la terapia di coppia. Comunque, grazie per avermi lasciato sfogare. Cosa avresti fatto al mio posto? Avresti dato una seconda possibilità o avresti chiuso tutto subito? Dimmi la tua nei commenti, sono curioso di sapere cosa ne pensi. Se questa storia ti ha colpito, lascia un like e iscriviti al canale per altre storie incredibili come questa.